Crostata con panna cotta e gelée di ciliegie, un dolce molto bello, molto elegante, molto epurato, si presenta benissimo con questa forma rettangolare, è estremamente bello da vedere e incredibilmente buono da mangiare. È tutto senza glutine e senza miscele industriali. La ricetta che io ho tratto dal mio libro I miei dolci senza glutine, che è in vendita su Amazon, qui sotto in info box ti lascio il link, ma seguimi in cucina e vediamo come si prepara. Come ti dicevo, la ricetta è tratta dal mio libro I miei dolci senza glutine. A pagina 137 trovi esattamente questa ricetta. La vedi con delle ciliegie diverse perché la qualità delle ciliegie era diversa, ma la ricetta è quella. Si inizia con la frolla, è una frolla montata, si versa il burro morbidissimo in una ciotola e lo si monta con le fruste insieme allo zucchero a velo, fino a quando non diventa molto cremoso. Poi si aggiunge l'uovo e si continua a mescolare con le fruste fino a quando l'uovo non è stato totalmente assorbito dall'impasto. Si continua aggiungendo la farina di mandorle. Qui vedi la farina di mandorle così scura perché me la sono fatta da sola con mandorle non pelate, ma puoi utilizzare tranquillamente la farina di mandorle pelate, quindi la farina sarà color avorio. Incorporata la farina di mandorle con le fruste ho finito e continuo con l'incorporare la miscela che ho utilizzato. Qui sotto in info box trovi la lista completa degli ingredienti, quindi trovi anche la composizione di questa miscela per frolla che io uso sempre e che funziona veramente molto bene. È a basso tenore di amidi, è friabile, è croccante, è veramente buonissima, io te la consiglio. Se non trovi la farina di miglio che è suggerita in questa versione, puoi utilizzare la farina di sorgo che funziona altrettanto bene. Incorporata la miscela con la spatola, come vedi si ottiene questo composto che è estremamente morbido, estremamente cremoso, non lo si potrebbe utilizzare in questo modo, quindi l'ho avvolto nella pellicola alimentare, l'ho appiattito leggermente così si raffreddava prima e l'ho messo in frigo. Lo puoi tenere in frigo per mezz'ora, un'ora, 2 ore, lo puoi fare il giorno prima, va benissimo. L'importante è che una volta che è tirato fuori dal frigo ed è così duro come lo vedi in questo momento, quindi si spacca, non si potrebbe mettere nello stampo, l'importante, ti dicevo, è lavorarlo nuovamente fino a quando non diventa di nuovo manipolabile e assume la classica consistenza della pasta frolla. A quel punto si potrebbe stendere con il mattarello e poi metterlo nello stampo, ma io l'ho messo direttamente nello stampo. Questo è uno stampo rettangolare da 36 cm di lunghezza, 12 cm di larghezza, con fondo rimovibile. Con un pochettino di pazienza l'ho steso con le mani fino a quando non ho ricoperto completamente lo stampo e i bordi, cercando di ottenere uno spessore il più omogeneo possibile, perché poi deve essere anche bella da vedere questa crostata. La quantità che vedi è perfetta per questo stampo. Puoi utilizzare uno stampo tondo, ti devi fare però le proporzioni per capire di che dimensioni deve essere. Io questa crostata l'ho sempre fatta con questo stampo perché poi la fetta tagliata è veramente bellissima. Una volta stesa la frolla in uno strato appunto uniforme, l'ho coperta con della carta da forno, ho versato al suo interno dei ceci secchi, ma puoi utilizzare anche dei fagioli secchi, e l'ho cotta a 180 gradi in modalità statica per 20 minuti. Poi ho tirato fuori lo stampo dal forno con attenzione perché è caldo, ho rimosso prima i ceci, poi la carta da forno e ho continuato la cottura sempre a 180 gradi per ulteriori 20 minuti. Poi ho messo da parte lo stampo per fare raffreddare la frolla e mi sono dedicata ai ripieni. Ho iniziato cuocendo le ciliegie, ho denocciolato le ciliegie tagliandole a metà, le ho versate in una casseruola.
ho aggiunto lo zucchero e poi il succo di limone in maniera tale da esaltare il colore già bello comunque di queste ciliegie. Ho mescolato bene in maniera tale che lo zucchero si distribuisse e ho lasciato cuocere le ciliegie su fiamma moderata per circa 15 minuti fino a quando non sono diventate ben tenere, mescolando spesso. Cerchiamo di non far asciugare il liquido perché è quello che poi ci servirà. Una volta cotte le ciliegie, con un frullatore ad immersione si frullano. A me è saltato questo spezzone di video, però insomma ho semplicemente frullato con il frullatore ad immersione mentre le ciliegie erano ancora calde. Mentre le ciliegie cuocevano invece ho fatto ammorbidire la gelatina alimentare nell'acqua molto molto fredda. Se fa caldo prendete l'acqua molto fredda, la versate nella ciotola, triturate i fogli di gelatina come sto facendo io e rimettete la ciotola in frigo. La gelatina si deve ammorbidire. Una volta che la gelatina è ammorbidita e abbiamo le nostre ciliegie frullate, le ho setacciate. E a quel punto il liquido era ancora caldo e ho preso la gelatina. Se non ha assorbito completamente l'acqua, la va strizzata bene bene, l'ho messa nel succo di ciliegia ancora caldo, ho mescolato benissimo per fare sciogliere la gelatina e ho lasciato raffreddare la gelatina. Infine si passa alla prima parte dell'assemblaggio. Per impermeabilizzare la pasta frolla ed evitare che la gelée e la panna cotta la inzuppino, ne tolgano croccantezza e friabilità a questa frolla, ci sono diverse tecniche. Una di queste per esempio è pennellare con, in questo caso, cioccolato bianco fuso l'intera frolla, sia il fondo che i bordi. Altra tecnica sarebbe quella di pennellare con albume dopo metà cottura e reinfornare nuovamente la frolla, oppure a seconda del ripieno che si utilizza, invece del cioccolato bianco possiamo utilizzare il cioccolato fondente. Una volta pennellata con il cioccolato si prende lo stampo, si rimette in frigo così il cioccolato cristallizza e quando il cioccolato è ben sodo si versa la gelée di ciliegie e si rimette in frigo per 2 ore o anche più. L'importante è che al tatto la gelée sia più solidificata, che non sia morbida. A quel punto ci possiamo occupare di preparare la panna cotta, facilissima. Si versa nella casseruola la panna, il latte, si aggiunge lo zucchero. Io in questo caso ne ho messo meno di quello che è nella ricetta del libro, ne ho messo 2 cucchiai colmi, ho messo più basilico, avevo questi ciuffetti di basilico, quindi saranno più foglie di basilico rispetto a quelle indicate, le ho messe direttamente intere nel liquido, poi ho spaccato in due mezza bacca di vaniglia, ho recuperato i semi, li ho messi nella crema, ho mescolato e ho portato a quasi bollore. La panna non deve esattamente bollire, deve arrivare alla temperatura tale per la quale lo zucchero si scioglie. Mentre si fa questo lavoro si rimette nuovamente la gelatina in ammollo con acqua molto fredda come abbiamo fatto poco fa. Una volta che lo zucchero è completamente fuso e il liquido è ben caldo, lo si setaccia così si rimuovono le foglie di basilico, si strizza la gelatina se non ha assorbito del tutto il liquido, si mette nella crema calda, si mescola e si aspetta che arrivi a temperatura ambiente, comunque non va utilizzata calda. Una volta che la gelée di ciliegie si è solidificata o quantomeno non appiccica più, non è più morbida e la panna cotta è a temperatura ambiente, possiamo finalizzare l'assemblaggio versando con grande delicatezza la panna cotta sopra la gelée rassodata. Non versiamola tutta in una volta perché il peso potrebbe comunque danneggiare la gelée. Si inizia piano piano, si versa a cucchiaiate, poi si riempie completamente lo stampo. Queste sono quantità perfette per queste dimensioni, non avanzerà praticamente nulla. A quel punto qua è l'unica difficoltà di questa ricetta, cioè sollevare lo stampo con questa panna cotta estremamente liquida e spostarla in frigo. 9 volte su 10 la panna cotta si versa e va a finire praticamente tra la frolla e lo stampo. Vabbè, pazienza, si mette in frigo per non meno di 4 ore, ma la puoi tenere anche fino all'indomani o 12 ore, 8 ore, 6 ore, dipende dal tempo che ti serve. E a quel punto basta solo decorare con ciliegie
ciliegie intere, foglioline di basilico, e la crostata con ciliegie e panna cotta è pronta. È veramente buonissima. Ti consiglio di tagliarla a tranci e non a triangoli come ho fatto io, perché a triangoli la frolla tende a spaccare. Vabbè, l'ho fatta 2 volte in una settimana. La prima volta l'ho tagliata a tranci, la seconda volta ho voluto provare questa forma a triangolo, ma ti consiglio quella a tranci. Insomma, è buonissima. Provala, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi. Se la ricetta ti è piaciuta lasciami un like, se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione, e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!